Ciao, io sono Sonia. Finalmente ce l'ho fatta. Lo so, non vedevate l'ora di vedere questo video. Oggi vi mostrerò come ho costruito l'armatura del Nargacuga utilizzando i modelli che troverete nel mio negozio su Etsy. Nella descrizione qui sotto trovate tutto quello che vi serve. Prima di iniziare il video vi invito a iscrivervi e a mettere mi piace e a fare tutte quelle cose là. E ora facciamo partire il video. In questo video sto usando la versione vecchia dei pattern che avevo fatto, mentre nel mio negozio troverete quella aggiornata. Quindi non vi preoccupate se nei fogli vedete qualcosa di diverso. Ora sto partendo dalla testa, che è la parte che preferisco, e utilizzo il foam dello spessore di 1 centimetro. Taglio i pezzi con la lama del taglierino molto affilata. Per incollarli tra loro uso come al solito la colla a contatto. Si applica ad entrambe le parti con uno strato sottile. Sottile, non mi stancherò mai di dirlo. Poi io per velocizzare l'asciugatura uso la pistola termica, anche perché ammorbidisco il foam prima di incollare i pezzi tra loro, così prendono meglio la forma. Ho fatto una base in foam per creare una struttura interna dove poi ho incollato la coda. Intanto ho disegnato anche i dettagli che andrò a scavare con il Dremel sulla maschera. Per la coda ho inserito una piccola mappa di come assemblare i pezzi. Ho attaccato provvisoriamente i pezzi con degli spilli per vedere se andavano bene e ho deciso di cambiare la struttura della coda, facendo metà con la stoffa per fare in modo che fosse più morbida e flessibile. Poi ho rivestito la parte posteriore della maschera con il Tibra per dare più rigidità. Il cappuccio, o come si chiama, è in stoffa e ho usato il pelo sintetico. L'ho comprato su Etsy. Per questo non ho messo il pattern perché credo sia meglio che ognuno prenda le proprie misure. Il pelo sintetico va tagliato con cura e la maggior parte delle volte va cucito a mano, come in questo caso. Poi ho sistemato il pelo rasando alcune parti più corte e non si vede qui ma ho aggiunto una fodera interna in modo da renderlo più comodo. Per colorare le parti in foam ho utilizzato prima 2 strati di Flexbond come primer e poi una passata con il Rust-Oleum come fondo. Ho usato i colori acrilici mescolando il blu e l'argento per dare un effetto metallizzato. Con l'argento più chiaro ho messo in risalto i dettagli e con un blu scuro ho enfatizzato alcune sfumature per avere più tridimensionalità. Infine ho fatto i dettagli con il rosso. Per le 2 trecce che stanno ai lati della maschera ho usato un po' di imbottitura, rivestita con delle strisce di ecopelle intrecciate tra loro. E la parte finale è una ciambella di foam rivestita con una striscia di stoffa. Per la parte finale della coda ho deciso di ricoprirla con delle scaglie in foam e per fare prima ho fatto diversi strati di Rust-Oleum come fondo e le ho colorate con l'aerografo. Ho fatto anche una texture con il Dremel e le ho incollate una ad una sulla coda. Ora passiamo al top, che è formato da questi semplici pezzi in foam. Il pattern è simmetrico, però dato che le 2 fasce principali si sovrappongono, va apportata una piccola modifica sia davanti che dietro.
Poi ho ritagliato altre scaglie, in questo costume ce ne sono veramente troppe. Ho fatto anche qui la texture con il Dremel e le ho incollate sul top. Come al solito ho messo il primer prima di colorare e ho usato gli stessi colori degli altri pezzi. Per fare le decorazioni sui bordi, che sono anche le stesse che andranno messe sui pantaloni, ho usato del cotone piegato e cucito in modo che rimanesse così, e poi ho aggiunto delle sfumature con l'aerografo. Le spalle hanno una base in foam e ho deciso di tagliare via il bordo perché quella parte l'ho fatta in pelle. Come al solito ho unito i pezzi con la colla a contatto e ho tagliato questa parte in obliquo per mantenere la giusta angolazione. Ho preso la misura per la manica, anche qui non ho messo il pattern perché è meglio che ognuno si prenda le proprie misure. Ho trasferito il pattern sulla pelle e ho cucito a macchina. Ma lo sapevi che se vuoi comprare un sacco di foam puoi utilizzare il codice sconto Lilith10? No. Ma lo sai che se vuoi comprare un sacco di foam puoi utilizzare lo sconto del 10% con il codice Lilith10 da utilizzare nel sito Cosplay for Life. Trovate tutte le info qui sotto in descrizione. Ora me ne vado, lo giuro. Ho fatto anche una sagoma per la parte con il pelo, usando la forma dello spallaccio come base. Poi l'ho incollata sopra dopo aver sistemato la lunghezza del pelo con il rasoio. Ho colorato la parte di armatura con gli acrilici. Poi ho aggiunto degli anelli con la rivettatrice per attaccare i pezzi insieme dopo. Ho sistemato il pelo sulla spalla con un po' di lacca per fare delle piccole punte e con l'aerografo ho colorato le punte di argento. Infine ho aggiunto dei dettagli con delle strisce di ecopelle, per simulare il dettaglio a forma di croce. Per fare la base dei pantaloni ho usato questa stoffa da imbottitura rivestita con un tessuto in frescolana. Mentre la parte inferiore ha del pelo sintetico sulla parte dietro della gamba. Poi ho ritagliato una considerevole quantità di scaglie con il foam di 2 mm. Ho fatto la texture su ogni scaglia con il Dremel e ci è voluto un sacco di tempo, ma ne è valsa la pena. Dopo aver fatto 5 o 6 strati di primer, ho colorato le scaglie con l'aerografo. Prima con un blu molto scuro, poi con questo blu metallizzato ho fatto un po' di sfumature. E alla fine con il pennello ho enfatizzato la punta delle scaglie, usando un argento molto chiaro. Per i bordi dei pantaloni ho usato il foam da 5 mm e dopo aver applicato il primer ho piegato il materiale per fare delle crepe che ricordassero il cuoio. Dopo aver colorato con gli acrilici ho fatto anche qui dettagli a forma di croce con le copelle. Dopo aver incollato i bordi dei pantaloni con la colla a caldo, ho posizionato anche tutte le scaglie con degli spilli e incollate una ad una. Per alcune ho dovuto modificarne la forma per farle incastrare tutte perfettamente.
Passiamo agli schinieri. Ora qui vedete il pattern che ho modificato in seguito, perché questi li ho realizzati 2 volte prima di arrivare ad un risultato soddisfacente. Il metodo che ho utilizzato è comunque sempre lo stesso. Eva Foam di spessore 5 mm incollato con la colla a contatto della Pattex e dettagli con il Dremel, mentre il dettaglio sul ginocchio con il foam di 1 cm. Qui vedete i secondi pezzi che ho fatto, che hanno dei dettagli fatti un po' meglio secondo me. Ho tenuto i pezzi separati per fare i dettagli con il Dremel e li ho incollati in un secondo momento. Per fare questi denti ho scolpito con il Dremel un pezzo di foam di spessore 18 mm, quindi quasi 2 cm. Per dare l'effetto dell'osso ho dato prima una mano di colore molto chiaro, quasi bianco sporco. Poi ho risaltato i dettagli con del bianco e alla fine, per mettere in risalto la texture, ho passato sopra il marrone molto diluito con l'acqua e l'ho pulito con un fazzoletto. Il risultato è molto convincente. Poi ho finito di colorare alcuni dettagli. Le scarpe sono degli stivali modificati con la punta modellata con la foam clay e la corda incollata in mezzo. Poi ho messo il primer e l'ho colorata. La cintura è della stessa stoffa delle strisce di stoffa pieghettate, con un'imbottitura all'interno e fermata in modo che sembri stropicciata. Sembrerò ripetitiva, ma sì. I pezzi dell'armatura della cintura sono fatti con il foam di spessore 5 mm e i dettagli con il Dremel. I 2 coltelli sono fatti allo stesso modo dei denti. Ovviamente ho utilizzato il Flexbond prima di colorare e ho fatto 2 strati. I rivetti con quella forma ho dovuto farli in resina con uno stampo in silicone. I bracciali sono fatti con il foam da 1 cm scolpiti con il Dremel e la base con il foam di 5 mm ricoperto in ecopelle. La parte delle scaglie sui bracciali l'ho colorata molto simile alle doppie lame, mettendo del color sabbia negli incavi. E infine ho incollato questo dettaglio. E quindi ora vi faccio vedere il risultato finale. E questo è tutto. Come sempre vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qui e ci vediamo nel prossimo video.